Amanti degli gnocchi, oggi vi presentiamo una versione speciale perfetta per l'autunno, gnocchi di zucca. Cominciamo! Prima cosa di cui ci occupiamo, le patate. Ho scelto queste a buccia rossa che sono più adatte per gli gnocchi perché più asciutte. Le metto in acqua fredda, porto a bollore, dopodiché le lascerò cuocere per 30-40 minuti. Dovranno restare abbastanza asciutte, ma i rebbi della forchetta potranno affondare facilmente quando saranno pronte. Intanto mi occupo della zucca. Anche in questo caso è importante scegliere una varietà poco ricca d'acqua, in modo che gli gnocchi poi risultino asciutti. Quindi ti consiglio violina o mantovana, come quella che sto utilizzando io. Rimuovo i semi, la buccia, dopodiché ottengo delle fettine più sottili. Le distribuisco su una teglia che ho già foderato di carta forno e poi le faccio cuocere in forno statico a 200 gradi per 15-20 minuti. Le patate sono cotte, prova forchetta, perfette, le ho già sbucciate e anche la zucca è pronta, quindi vado a formare una fontana di farina setacciata al centro della spianatoia. Schiaccio al centro le patate, aggiungo il sale, pepe, immancabile noce moscata, profumatissima e perfetta con la zucca. Schiaccio anche la zucca ancora calda. Come vedi, cotta così al forno, è rimasta ben asciutta. Lavoro brevemente con un tarocco. Vale sempre la stessa regola degli gnocchi, quindi l'impasto va lavorato il meno possibile. Formo nuovamente una conca al centro, ci rompo l'uovo, lo sbatto e lo incorporo all'impasto formando nuovamente un panetto. Aggiungo la fecola di patate che conferirà sofficità all'impasto e continuo a lavorare fino ad incorporarla. E adesso che risulta liscio e omogeneo, lo copro e lo lascio riposare per 10 minuti. È il momento di formare gli gnocchi. Per cominciare, stacco pezzo di impasto, tenendo il resto ancora coperto. Poi mi aiuto con uno spolvero di farina e vado a formare un filoncino, più o meno del diametro di un rotolo di monete. Poi stacco dei pezzetti da circa 1,5 cm, 2, riga gnocchi e vado a trascinare i miei pezzettini in modo da formare una conchetta al centro e rigarli esternamente, così. Ovviamente in questa fase, in alternativa alla farina, puoi anche utilizzare della semola. È un lavorino rilassante e meditativo. Posso buttare gli gnocchi e appena affiorano li scolo direttamente nel condimento. Ed ecco qui i nostri gnocchi di zucca, così buoni che bastano burro e sale a renderli speciali. Io li assaggio subito. Mi raccomando, se provi la ricetta, facci sapere se ti è piaciuta. Mandaci le foto dei tuoi piatti e seguici sui nostri canali social. Buon appetito!